Qual è la miglior testina? Una batti e vai o una testina di questo tipo? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua e torniamo a parlare di testine per decespugliatore. Questo perché abbiamo diverse richieste di tantissime persone che mi chiedono qual è la migliore testina in assoluto per decespugliatore e non c'è mai una risposta secca e precisa. Oggi volevo fare questo video per spiegarvi le varie tipologie, in realtà sul mercato ce ne sono tantissime, ma possiamo suddividere le varie testine in due macro categorie. Una testina di questo tipo, cioè una classica batti e vai con il pomello, quindi quando batto per terra questo pezzo in automatico il filo si allunga, oppure una testina di questo tipo, come potete vedere, con il filo che si può inserire esternamente, quindi non devo smontare la testina e inserirlo all'interno. Quindi questa è la prima grande suddivisione. Ma facciamo una recensione di tipo super professionale, quindi andiamo ad analizzare ogni pregio e ogni difetto della macro categoria. Partiamo dalla testina batti e vai. Io nello specifico ho scelto una testina innanzitutto in plastica con pomello in plastica, anche qua ce ne sono diversi modelli con pomello in alluminio e quant'altro. Sicuramente un pomello in alluminio è più duro e più resistente, però io in questo momento ho voluto provare questa. A sua volta ci sono diversi tipi, io ho scelto un innesto 10x1,25 sinistro femmina. Questo perché? Perché come potete vedere il mio Kawasaki con asta Daishin ha un perno da 10x1,25, quindi basta che l'avvito sul perno che fuoriesce dalla coppia conica e in 3 secondi la monto. Per inserire il filo all'interno della testina basta che tramite queste due alette qua, con un cacciavito se ce la fate anche con il pollice, la aprite e lo inserite manualmente, molto molto semplice. Si perde diciamo 30 secondi, massimo un minuto, però poi sei a posto per un po'. Fuoriesce con un filo da 3 mm tondo nello specifico, perché tra l'altro io mi sono portato anche una bilancia per fare una recensione il più veritiera possibile, a capire il peso di un accessorio di questo tipo. Ok, quindi proviamo a pesarla. Come potete vedere intorno ai 370 grammi, quindi già un certo tipo di peso. E un'altra caratteristica delle batti e vai è che ha un taglio del filo abbastanza basso, come potete notare, a più o meno 2, massimo 3 cm dal punto più basso della testina. Ok, direi che abbiamo detto quasi tutto, possiamo provarla. Una recensione alla pari, insomma. Ok, adesso accendiamo il decespugliatore e cominciamo.
Ok ragazzi, abbiamo finito in questo momento. Ora andrei direttamente a testare l'altra testina. Allora, questa è una, come dicevo prima, con caricamento esterno, quindi non devo smontare la testina per inserire il filo all'interno, ma metto gli spezzoni dall'alloggiamento. Io nello specifico ho scelto una testina Queen in alluminio, preferisco queste rispetto a quelle in plastica perché anche qua ce ne sono di 1000 modelli. Questa qua è sicuramente molto più resistente rispetto alle solite in materiale plastico. Ha questa scanalatura che permette nello specifico al filo di rompersi molto meno rispetto alle altre. Ha un filo strong da 4 mm in dotazione e un foro universale, quindi si può adattare a qualsiasi decespugliatore. Anche qua volevo un attimino testare, provare il peso e capire la differenza reale. Ok, come potete vedere siamo intorno ai 100 grammi, 99 nello specifico. Quindi possiamo già individuare un grosso vantaggio di questa testina: è molto più leggera, 100 grammi contro 370, è quasi un quarto del peso. Questo permette sicuramente di avere un dispendio inferiore di carburante e allo stesso tempo può essere montata su qualsiasi tipologia di decespugliatore, quindi non solo su un Kawasaki 53 come il mio fortissimo, ma eventualmente anche su decespugliatori elettrici o a batteria, quindi direi che allo stesso tempo è più versatile. Va bene, basta chiacchiere, proviamo la testina e vediamo come funziona. Prima che arrivino le zanzare, va? Ok, abbiamo finito in questo momento. Ok, adesso che ho finito posso dare indicativamente dei giudizi che ovviamente possono leggermente cambiare a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare della testina. La prima, la Battievai, l'ho trovata un po' più pesante, sicuramente un po' più allo stesso tempo precisa per quanto riguarda erba bassa, fare di rifiniture, delle bordure, forse un po' più comoda nel montaggio perché devo solo avvitarla, invece questa, essendo un po' alta, per stringerla devo andare con la chiave a tubo, devo già averla dietro. Nel complesso comunque è buona la testina Battievai. Questa qua sicuramente un po' più comoda al montaggio del filo, più leggera, e rispetto alla Battievai molto più aggressiva. Io ho notato che sull'erba alta o anche addosso ai muretti o delle pietre riesce ad essere un po' più tagliente, in qualche modo riesce a dare quel qualcosa in più. Probabilmente anche il filo da 4 mm ma quadro, ma ho notato che in ogni caso ha qualcosa in più. Se devi tagliare su erba alta, va bene anche per rovi o comunque un'erba dura o secca, direi che meglio di questa non ce n'è. Ok, ho fatto questo video con queste due testine specifiche perché rappresentano l'opposto l'una all'altra, quindi una Battievai e l'altra con caricamento esterno. Se volete in futuro che testo altre tipologie di testine, noi le abbiamo quasi tutte, potete visitare il nostro sito Bazzar Giusto, ne abbiamo un centinaio, non c'è nessun problema, possiamo fare un video a riguardo. Niente, per il momento questo è tutto, spero di essere stato molto chiaro. Se avete delle domande, dei dubbi o delle perplessità, non esitate a contattarmi o scrivere nei commenti. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ricordatevi che per noi è molto importante di iscrivervi al canale e seguirci tramite le nostre pagine Facebook ed Instagram e TikTok. Vi ringrazio per la visione e vi saluto. Buon weekend, ciao ciao!